The crash of a light plane in an Iowa snow flurry. The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and J.P. Richardson, known professionally as the Big Bopper. La perdita di tre leggende del rock and roll, Buddy Holly, Richie Valens e J.P. The Big Bopper, Richardson il 3 febbraio 1959, in un incidente aereo, sconvolse il mondo. Non fu solo una grande perdita per l'industria musicale, ma anche un giorno che sarà ricordato per sempre come il giorno in cui la musica morì. Ma dietro quella tragedia ci sono misteri che non sono mai stati svelati? Conosciamo tutta la verità sulla vita e sulla morte di Buddy Holly? E come le recenti scoperte potrebbero cambiare il modo in cui vediamo questa leggenda? Esploriamo subito i segreti più oscuri di Buddy Holly. Le origini dello stile musicale di Buddy Holly. Il centro del Texas occidentale era l'epicentro di una rivoluzione musicale che stava silenziosamente prendendo forma. Buddy Holly, il cui nome di nascita era Charles Hardin Holly e che nacque il 7 settembre 1936 a Lubbock, fu l'ispirazione per tutto ciò che venne dopo. Come membro più giovane della famiglia Holly, Buddy era il più piccolo di tre fratelli, due fratelli maggiori di nome Travis e Larry e una sorella di nome Patricia. La madre, Ella, si occupava della gestione della casa, mentre il padre, Lawrence, lavorava come sarto. Nonostante il fatto che non avessero molti soldi, la famiglia di Buddy era ricca di amore e sostegno, soprattutto quando si trattava di sviluppare le sue capacità musicali. La madre e i fratelli sono stati i primi testimoni del talento musicale di Buddy. Quando Buddy aveva solo 5 anni, fece il suo debutto sul palcoscenico in occasione di un evento di talento tenutosi nella sua città natale. Immaginate il piccolo Buddy, che era alto solo quanto bastava per sbirciare oltre la superficie del bancone della cucina. Salire coraggiosamente sul palco portando con sé un violino giocattolo che era stato smorzato con l'olio. Nonostante ciò, Buddy e i suoi fratelli riuscirono a vincere una ricompensa di $5 affascinando i giudici. C'è stato un tempo in cui la vita non era fatta solo di talent show e strumenti immaginari. Dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Larry e Travis si arruolarono nel corpo dei Marines, e Travis prestò servizio nel corpo dei Marines e vide l'azione sulle spiagge di Iwo Jima. Nel frattempo, a Lubbock, il giovane Buddy era sul punto di capire cosa volesse fare della sua vita. Non appena la guerra finì e i fratelli poterono tornare a casa, Travis fece a Buddy un regalo che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Una chitarra acustica. Per immergersi completamente nel regno della musica, Buddy ricevette alcuni insegnamenti fondamentali dal fratello maggiore. Da quel momento in poi, era piuttosto raro trovare Buddy senza la sua chitarra, come se fosse emersa come parte integrante della sua personalità. L'amore di Buddy per la musica è cresciuto di pari passo con la sua maturazione. Il suo fascino per la musica è iniziato con il twang della musica country western, fortemente influenzata da Hank Williams. Era incuriosito da un'ampia gamma di generi musicali. Inoltre, ha contribuito all'ampiezza della sua esperienza musicale, collaborando con il suo amico Bob Montgomery per indagare le sfumate melodie della musica bluegrass. Buddy aveva una passione segreta per il rhythm and blues, un genere eseguito principalmente da artisti neri per il pubblico nero durante gli anni 50 in Texas, quando questo genere era popolare tra i musicisti bianchi. Il country e il bluegrass erano popolari tra i musicisti bianchi. Durante la notte, nel periodo in cui il rock and roll cominciava a svilupparsi, Buddy fu completamente affascinato da Elvis Presley. Dopo aver assistito agli entusiasmanti spettacoli di Elvis, Buddy capì di aver scoperto la sua vera vocazione. In qualità di Buddy and Bob, collaborò con Bob Montgomery per esibirsi in eventi locali e occasionalmente si intrufolò nei club per ascoltare i musicisti neri che si esibivano dal vivo. Bob Montgomery era il suo partner in questa impresa, quando un talent scout della Decca Records gli procurò un contratto. Questo fu l'inizio della carriera di Buddy. La Decca, invece, voleva che Buddy si esibisse come singolo, costringendo Bob a farsi da parte. A Nashville fu registrato il singolo di debutto di Buddy, intitolato Blue Days, Black Nights. Tuttavia, la Decca non fece nulla per commercializzarlo, nonostante avesse venduto 18.000 copie. La mancanza di supporto da parte dell'etichetta e i tentativi di Buddy di esercitare un controllo sul suo lavoro, impedendogli anche di suonare la chitarra nelle sue canzoni, lo fecero sentire sconfitto e disilluso. Buddy e la sua band non si lasciano condizionare.
Così decidono di prendere in mano la situazione e di registrare in modo indipendente nello studio di Norman Petty a Clovis, nel New Mexico. Un passaggio del film di John Wayne The Searchers servì da ispirazione per me. La collaborazione di Buddy e Jerry Allison nella canzone That'll Be the Day, composta durante queste sessioni. Nonostante abbiano presentato la canzone alla Decca, la casa discografica non ha gestito adeguatamente il mix e ha invece promosso un altro singolo intitolato Modern Don Juan, che non ha avuto successo. Buddy si trovò di fronte a un nuovo ostacolo alla conclusione dell'accordo con Decca. Per altri 5 anni, l'etichetta discografica continuò a detenere i diritti dei suoi brani. Nonostante lo scoraggiamento, Buddy e Jerry tornarono a Clovis, dove il manager Norman Petty vide la loro promessa. Grazie alla sua rete di contatti, Petty riuscì a convincere i DJ locali a suonare le canzoni di Buddy e si offrì di gestirle in cambio di una quota del 50% dei ricavi. Per eludere i limiti imposti dalla Decca, Petty escogitò un sofisticato escamotage. Usando il suo nome e il suo secondo nome, Charles Hardin, Buddy avrebbe pubblicato That'll Be the Day con il nome di un nuovo gruppo, The Crickets. Inoltre, avrebbe utilizzato il suo nome di battesimo. Se solo avesse saputo cosa gli riservava il futuro. Nell'ambito dell'industria musicale, Buddy Holly era pronto a lasciare la sua impronta. Tuttavia, non appena si è trovato sotto le luci della ribalta, ha subito scoperto che la sola brillantezza non è sufficiente a garantire il successo. Se questo giovane di una piccola città, con grandi obiettivi e occhiali ancora più grandi, è in grado di conquistare gli addetti ai lavori e di ritagliarsi una strada verso la ribalta, possiamo scoprirlo? Quando si tratta dell'industria musicale, il Rocking the Boat. Buddy Holly era un giovane ragazzo che aveva grandi obiettivi e una voce ancora più grande quando pubblicò il suo album di debutto nell'estate del 1958. Nonostante il fatto che avesse alcune canzoni di successo, non riusciva a guadagnarsi da vivere in modo confortevole. A Buddy non interessavano affatto i soldi. La musica era il motivo per cui lo perseguiva. Con l'intenzione di produrre qualcosa di veramente notevole, si assicurò più tempo per registrare con Norman Petty. La canzone I'm Gonna Love You Too fu registrata dai Crickets durante una di queste sessioni. D'altro canto, Buddy stava lavorando a un'altra canzone, un brano più lento e dal sapore latino. Questa canzone sarebbe diventata una delle sue melodie più famose. Il problema sorse solo perché Jerry, il batterista, aveva difficoltà a tenere il passo con la velocità di rotazione. Buddy, noto per essere un potente motivatore, fece un patto con Jerry. Buddy gli avrebbe dato credito come autore se avesse eseguito la canzone in modo impeccabile in un'unica ripresa. Per addolcire la pillola, la canzone fu intitolata a Peggy Sue Gerron, all'epoca fidanzata di Jerry. Fu così che nacque Peggy Sue, destinata a diventare una delle canzoni più amate da Buddy. Buddy e i Crickets erano pronti a intraprendere un tour nella East Coast dopo che l'album That'll Be the Day era riuscito a vendere più di 50.000 copie. D'altra parte, questa escursione non era del tutto coordinata. Si rivelò un errore. L'intenzione dei produttori del tour era quella di ingaggiare The Crows, un gruppo canoro composto interamente da membri neri, ma finirono per ingaggiare Buddy e il suo quartetto texano. Le prime 2 serate sono state difficili, con reazioni tiepide e perfino con qualche fischio da parte del pubblico. La terza sera, Buddy decise di rendere le cose più interessanti. Improvvisamente apparve sul palco e si esibì in un'interpretazione ad alta energia di Bo Diddley, eseguita dallo stesso musicista blues Bo Diddley. Fu una svolta. A partire da quel momento, Buddy e i Crickets non ebbero problemi a ottenere il sostegno del pubblico, sia bianco che nero. Buddy e i Crickets si trovarono sotto i riflettori grazie alla fulminea ascesa di That'll Be the Day in cima alle classifiche. Durante il tour del 1957, la performance più impressionante delle star fu quella che cambiò veramente le carte in tavola. Erano circondati da musicisti leggendari come Paul Anka, The Drifters, Chuck Berry e gli Everly Brothers. Peggy Sue, la giovane donna che fu l'ispirazione per una delle canzoni di maggior successo di Buddy, risiedeva a Sacramento con la madre il 18 ottobre, quando il Circo delle Star arrivò in città. Avendo un'inclinazione per i grandi gesti, Buddy decise di concludere il concerto con una sorpresa. A Peggy fu chiesto di assistere allo spettacolo e lui disse che avrebbero cantato una nuova canzone intitolata Peggy Sue, che sarebbe stata dedicata a un particolare membro del pubblico.
Buddy arrivò a stuzzicare Peggy dicendole che avrebbe dovuto essere felice che sua madre l'avesse chiamata come la sua ultima canzone di successo. D'altra parte, man mano che la stella di Buddy cresceva, anche le difficoltà aumentavano. Nick Sullivan, chitarrista di supporto di Buddy, decise di lasciare il gruppo. Oltre a non riuscire a sopportare Jerry, era stufo dell'incessante programma di tournée. Quando Sullivan si recò da Norman Petty per riscuotere le sue royalties, tuttavia, la situazione divenne tesa. Il denaro che la band avrebbe dovuto ricevere non fu distribuito come previsto. Oltre a rendere le circostanze ancora più difficili, il 40% dei loro introiti che avevano richiesto di devolvere alle loro chiese non fu mai rispettato. Tuttavia, Buddy non si è immediatamente separato da Petty, nonostante le accuse che gli sono state rivolte. È possibile che fosse troppo preoccupato dalla musica per occuparsi del lato economico delle cose o che sperasse che tutto si risolvesse per il meglio. All'inizio del 1958, Jerry Lee Lewis e Paul Anka erano in tournée alle Hawaii e in Australia, e la tensione raggiunse il punto di ebollizione durante tutto il tour. Nonostante la direzione del tour volesse che i Crickets passassero in secondo piano come gruppo di apertura, Petty non era contento di questa decisione. D'altra parte, Buddy, da sempre pragmatico, acconsentì alle loro richieste in cambio di uno stipendio più alto. Quando Jerry annunciò che avrebbe sposato Peggy Sue, Norman Petty suggerì di licenziare il batterista. Era preoccupato che un cantante pop di successo sposato potesse perdere il suo fascino nei confronti del pubblico femminile. Ma Buddy non aveva intenzione di accettarlo. Buddy e i Crickets stavano per partire per una delle tournée più significative della storia della musica popolare, nonostante tutte le turbolenze che si stavano verificando dietro le quinte. Il 27 febbraio 1958 intrapresero il loro viaggio verso Londra, con Norman Petty che rimaneva sullo sfondo come un penny vagante. La loro influenza sull'industria musicale britannica sarebbe stata sismica e avrebbero ispirato futuri luminari come i Rolling Stones, Eric Clapton e i Beatles. Non avevano idea che la loro influenza sarebbe stata così profonda. Diventare un personaggio famoso. Nell'estate del 1957 Buddy Holly si appresta a compiere una svolta significativa nella sua carriera con That'll Be the Day in vetta alle classifiche e oltre 50.000 copie vendute. Il successo di That'll Be the Day fu seguito da altri singoli come Oh Boy e Peggy Sue, che cementarono ulteriormente la posizione di Buddy come figura significativa negli annali della storia del rock and roll. Queste canzoni non solo erano orecchiabili, ma divennero anche inni per una nuova generazione. Combinavano elementi di musica country, rock e rhythm and blues in un modo che non era mai stato fatto prima. Nonostante il successo di Buddy fosse principalmente attribuibile alla sua musica, egli aveva anche un fascino particolare. Si è distinto dalla folla con le sue performance taglienti e i suoi occhiali dalla montatura spessa, che hanno creato un netto contrasto con le apparenze raffinate degli altri artisti. La sua presenza scenica esplosiva e il suo look unico e geek chic hanno entusiasmato il pubblico che era lì per vederlo. Buddy e i Grilli raggiunsero una tappa fondamentale quando fecero apparizioni in programmi televisivi nazionali come The Ed Sullivan Show e American Bandstand. Improvvisamente, Buddy divenne un nome familiare, che attirava il pubblico giovane di tutti gli Stati Uniti, anche se i suoi genitori erano perplessi per la sua popolarità. Non solo Buddy era un interprete, ma creava anche la maggior parte delle sue canzoni, il che gli permise di portare una prospettiva nuova e originale alla sua musica, fondendo elementi di musica country, rock e rhythm and blues in modo innovativo. Le sue composizioni, Come Rave On e Maybe Baby, colpirono gli ascoltatori più giovani. I contenuti lirici di Buddy erano di facile attualità, poiché affrontavano direttamente la realtà dei giovani. La sua presenza sul palco era dinamica e riusciva a stabilire rapporti personali con ogni spettatore, anche nei grandi stadi. Il mondo della musica è stato rivoluzionato da Buddy, che oltre ai risultati ottenuti nell'industria musicale, ha preteso indipendenza creativa e controllo sulla propria carriera. L'evento più formativo si verificò il 27 febbraio 1958, quando Buddy e i Crickets si recarono a Londra. Questo fu il momento di maggiore impatto. L'aspetto rilassato e il modo di fare energico di Buddy colpirono i giovani del Regno Unito, dimostrando che la popolarità del rock and roll si basava sull'autenticità piuttosto che sullo stile.
Questa intuizione fu essenziale per spianare la strada agli eroi della classe operaia che emersero dal movimento rock britannico negli anni 60. Nel corso del tour londinese, la sicurezza di Buddy aumentò. Norman Petty aumentano nonostante il suo successo sia in costante crescita. Al termine del tour londinese, Buddy Holly scoprì di essere a un bivio. Ci sono stati singoli di successo, ammiratori appassionati e una crescente reputazione su scala globale che si è guadagnato. Aveva raggiunto un successo straordinario. Se da un lato questo era vero, dall'altro aveva anche una visione del futuro che gli imponeva di avere un maggior grado di controllo sul suo percorso creativo, sulla sua professione e sul suo reddito. Le luci sfolgoranti della fama gettarono lunghe ombre, mentre la carriera di Buddy Holly continuava a crescere rapidamente. La storia che emergeva dietro i brani da classifica e le esibizioni elettriche era più complicata di quanto si possa pensare. Nel periodo in cui Buddy sorrideva per le telecamere e cantava a squarciagola sul palco, quali conflitti segreti stava affrontando al suo interno? La storia di Buddy Holly deve essere raccontata. Amore e tensione dietro le quinte. Nel bel mezzo dell'adorazione del mondo per le melodie contagiose e il fascino eccentrico di Buddy Holly, dietro le quinte si scatenava la polemica. Il percorso verso la fama è raramente agevole e il viaggio di Buddy non è stato affatto un'eccezione a questa regola. Un incontro casuale con Maria Elena Santiago, che lavorava come receptionist nell'ufficio dell'editore musicale di Buddy a New York, portò a un cambiamento imprevisto nella vita di Buddy nel giugno del 1958. A prima vista. Fu amore a prima vista. In tutta la sua vita, Maria Elena, nata a Porto Rico e vissuta con la zia, non aveva mai avuto un appuntamento. Sebbene la zia l'avesse messa in guardia dal diventare una musicista, il fascino di Buddy era troppo forte per essere rifiutato. La loro relazione progredì rapidamente. La presentazione di Maria Elena ai genitori di Buddy a New York è avvenuta solo una settimana dopo il primo appuntamento della coppia. Dopo un periodo di 2 settimane, i due si sono sposati. Quando si sono sposati per la prima volta, gli sposi intendevano stabilirsi a Lubbock, in Texas, la città natale di Buddy. D'altra parte, Maria Elena ha trovato Lubbock un ambiente poco amichevole. Il momento in cui ho raggiunto il punto di rottura è stato quando una cameriera di una gelateria mi ha completamente ignorata. Maria Elena propose loro di trasferirsi a New York City perché si rese conto dell'urgenza di creare un'atmosfera più accogliente. Buddy, che è sempre di supporto, accetta senza esitazione. Nel corso del semestre successivo, Buddy si immerge completamente nel vivace ambiente del Greenwich Village. Partecipa a letture di poesie nei caffè locali, sperimenta una varietà di stili musicali e nutre grandi aspirazioni, come quella di lavorare con musicisti come A. Charles e Mahalia Jackson. Buddy aveva anche pensato di intraprendere la carriera di attore, finché non si rese conto che lo spirito creativo di Amleto era contagioso. Nonostante il successo, Buddy si trovò in una situazione finanziaria difficile. Il denaro ricavato dalle royalties veniva investito in conti gestiti da Norman Petty, che era il suo manager. Sulla carta, Buddy sembrava essere ricco. Tuttavia, in realtà, si trovava in una situazione finanziaria difficile. Quando Buddy e Maria si rivolsero a Petty per la situazione finanziaria, era la fine di ottobre del 1958. E furono colti di sorpresa quando appresero che Petty era riuscito a convincere Jerry Allison e Joe Mauldin, entrambi membri della band di Buddy, The Crickets, a continuare a lavorare sotto la sua direzione. L'alterco con Petty fu davvero spiacevole. La reazione di Petty alla richiesta di Buddy di affidargli il controllo del suo denaro è stata terrificante. Buddy riuscì a liberarsi dal controllo di Petty grazie a un avvertimento, ma questo avvenne a costo di perdere i Crickets. Il viaggio di ritorno a casa di Buddy fu solenne, poiché significava la conclusione di un'epoca e l'inizio di un nuovo capitolo della sua vita. L'entusiasmo di Buddy per la musica non si affievolì nonostante gli ostacoli che dovette affrontare. In seguito, ha iniziato a cercare altre opportunità, tra cui quella di diventare produttore musicale. Il giovane artista Ritchie Valens fu uno dei suoi primi protetti. È stato uno dei suoi primi protetti. In Ritchie, Buddy vide lo stesso fervore ed entusiasmo per la musica che era stato il motore della sua carriera. Tuttavia, cominciarono a circolare voci sulla vita privata di Buddy. Una breve relazione con un'anziana signora sposata e voci sfrenate su un possibile rapporto.
A tre tra Little Richard e la sua ragazza aumentarono la tensione che Buddy stava già vivendo. Queste storie furono raccontate a Buddy da persone che già si sentivano sotto pressione. Maria Elena continuò a essere la roccia di Buddy durante tutte queste difficoltà e sfide. Mentre lui navigava nelle acque pericolose dell'industria musicale, lei era lì per lui, fornendogli il suo sostegno e offrendogli consigli. Anche se si tratta solo di una breve novella, la loro storia d'amore è forte e sincera. Man mano che la fama di Buddy continuava a salire, lui cominciò a diventare più ambizioso nei suoi sogni. Nella sua discussione, ha parlato della collaborazione con le orchestre e dell'aggiunta di archi alla sua musica in modi che non erano mai stati fatti prima nel genere rock. Non volendo riposare sugli allori, si spingeva sempre oltre i limiti del possibile. La decisione di Buddy di partecipare alla sfortunata tournée del Winter Dance Party all'inizio del Paris 1959 fu una fortunata svolta degli eventi che si verificarono in questo periodo turbolento. I lunghi viaggi in autobus attraverso il gelido Midwest hanno reso l'escursione un'esperienza impegnativa. A causa delle pessime condizioni meteorologiche, Buddy decise di noleggiare un piccolo aereo per raggiungere la località successiva. Una decisione che alla fine avrebbe portato alla triste perdita della sua vita. L'ultimo viaggio di Buddy Holly. Erano tre promettenti talenti che furono messi a riposo in questo giorno che avrebbe cambiato per sempre il mondo. Questo è Richardson, il Big Bopper. Come mai questi tre giovani ragazzi, tutti eccezionalmente brillanti, si ritrovarono a bordo di un piccolo aereo nel bel mezzo di un inverno in Iowa? Riportiamo indietro le lancette del tempo e indaghiamo sulla sequenza di eventi che portarono a questo triste periodo della storia della musica. Fu durante il freddo inverno del 1959 che il tour Winter Dance Party, che consisteva in una serie di faticosi impegni attraverso il Midwest, fu l'inizio di tutto. Immaginate una band di giovani musicisti pieni di energia che viaggia attraverso lo stato del Minnesota e dell'Iowa, esibendosi sera dopo sera in una serie di piccole comunità. Anche se sembra eccitante, è stato più un incubo che altro. Le condizioni dell'escursione erano piuttosto dure. Un gran numero di musicisti era stipato su un vecchio autobus che aveva un sistema di riscaldamento malfunzionante e viaggiava attraverso la campagna gelata. Le esibizioni erano previste quasi ogni sera, rendendo il programma estremamente impegnativo. Il clima durante l'inverno è stato molto rigido, con temperature che scendevano a livelli significativamente inferiori allo zero. A causa del freddo intenso, il vecchio autobus non era in grado di resistere alle condizioni e uno dei batteristi fu addirittura congelato ai piedi. Tutti furono colpiti dalla tristezza, ma Buddy Holly ne fu particolarmente colpito. Buddy, che si era da poco separato dai Crickets e dal loro manager, Norman Petty, decise di partecipare al tour per fare un po' di soldi in fretta. Dopo la rottura, portò con sé Waylon Jennings come bassista sostitutivo. Ritchie Valens, conosciuto soprattutto per la sua canzone La Bamba, E.J.P., sono stati inclusi nel programma. L'artista era Big Bopper Richardson. Le circostanze sull'autobus divennero sempre più deplorevoli man mano che l'escursione procedeva. Poiché il sistema di riscaldamento era del tutto inutilizzabile, i musicisti furono costretti a soffrire un freddo cane. Buddy era esausto quando arrivarono a Clear Lake, in Iowa. Aveva raggiunto il limite. Per evitare un altro lungo e gelido viaggio verso la successiva destinazione di Moorhead, in Minnesota, decise di noleggiare un piccolo aereo. La scelta di volare non si basava solo sul comfort, ma anche su considerazioni pratiche. Prima del concerto successivo, Buddy avrebbe avuto l'opportunità di completare il bucato tanto necessario se avesse preso l'aereo. Questo aspetto apparentemente insignificante contribuisce all'impatto dell'imminente disastro. Inizialmente era previsto che Buddy e la sua band si imbarcassero sul volo, ma il destino aveva altre idee per loro. Per il bene di J.P., Waylon Jennings lasciò il suo posto. Jennings sarà ricordato per il resto della sua vita per il gesto che fece nei confronti di Richardson, che stava soffrendo di influenza. Ritchie Valens e Tommy Allsup, un membro della band di Buddy, si sfidarono per vedere chi avrebbe occupato l'altro posto. Il vincitore fu determinato dal lancio di una moneta. Valens vinse, assicurandosi così la propria fine. Un altro tocco di ironia fu che si affermò che era la prima volta nella vita di Valens che aveva vinto un lancio di moneta. Buddy fece una battuta con Waylon Jennings sul viaggio in autobus che doveva ancora iniziare, affermando: «Spero che il tuo vecchio autobus si blocchi».
Questa frase fu pronunciata mentre Buddy si preparava a salire sull'aereo. Poi ha anche risposto. Negli anni successivi, Jennings sarebbe stato gravato dal peso di questo umorismo condiviso tra amici. Erano le 12:55 del mattino del 3 febbraio, quando il Beechcraft Bonanza decollò dall'aeroporto di Mason City, Iowa. Il tempo stava peggiorando, cadeva solo un po' di neve, c'erano forti raffiche e la visibilità era scarsa. Roger Peterson, il pilota, era più giovane e aveva un'esperienza limitata, il che era particolarmente preoccupante date le difficili circostanze. Ciò che è accaduto nei pochi minuti successivi al lancio è ancora un mistero. Poco dopo il decollo, l'aereo ha avuto un problema e le persone a bordo sono decedute. J.P. aveva solo 17 anni. Buddy Holly solo 22 e Ritchie Valens solo 22. Richardson aveva 28 anni. In un solo secondo, 3 delle figure più importanti del mondo del rock and roll sono scomparse. Fu la famosa canzone di Don McLean, American Pie, del Pall Mall, 1971, a rendere popolare l'espressione «il giorno in cui la musica morì», che divenne un termine sinonimo di questa tragedia. I fan e gli altri artisti hanno reagito alla tragedia con un profondo senso di dolore. Il maltempo e la strumentazione confusa dell'aereo sono stati citati come cause dell'incidente dagli investigatori che hanno ricostruito le circostanze della tragedia. Alcuni hanno ipotizzato che la presenza di ghiaccio sulle ali sia stata una concausa, mentre altri hanno indicato come causa la scarsa dimestichezza del pilota con il volo strumentale. Sotto le complessità tecniche si nasconde una storia umana che parla di giovani ragazzi che perseguono le loro aspirazioni e si spingono al limite. La tragedia ha lasciato un'impressione indimenticabile su coloro che sono rimasti sulla scena. Dopo essere stato turbato dalla sua ultima conversazione con Buddy, Waylon Jennings si è confrontato con i sentimenti del rimorso del sopravvissuto. Ad aggiungere ulteriore tristezza alla situazione è stato il fatto che la vedova di Buddy, Maria Elena, era in dolce attesa al momento dell'annuncio ed è deceduta subito dopo averlo saputo. Sebbene l'industria musicale si sia riunita per organizzare tributi e concerti di beneficenza, nulla è stato in grado di colmare il vuoto che questi individui di talento avevano lasciato. Nel corso degli anni, il luogo dell'incidente, nell'Iowa, si è trasformato in una meta di pellegrinaggio per gli appassionati di musica, ed è ora commemorato da un monumento che presenta gli spettacoli tipici di Buddy Holly. Il giorno in cui la musica si è spenta ci ricorda la natura precaria dell'esistenza e l'imprevedibilità del destino. Nonostante si tratti di una storia ammonitrice sui pericoli di una vita troppo dura e sulle difficoltà della vita on the road, è anche una dimostrazione del potere eterno della musica. Nonostante Buddy Holly, Ritchie Valens e il Big Bopper siano morti troppo giovani, la loro musica continua a essere suonata. È possibile sentire la loro influenza in un gran numero di musicisti, il che fa sì che la musica non sia mai veramente morta, ma abbia piuttosto assunto una nuova forma, portata avanti da altri che si sono ispirati a loro. Ci ricordano il prezzo della fama, i pericoli della strada e l'impatto eterno degli individui che hanno il coraggio di perseguire le proprie ambizioni, e ha anche fatto in modo che non venissero mai dimenticati. Che cosa ha fatto la tragica scomparsa di Buddy Holly per farlo passare da star in erba a icona della musica che sarebbe durata per sempre? Nel periodo immediatamente successivo al disastro, l'industria musicale stava vivendo uno stato di shock. L'impatto di Buddy Holly continuerà per sempre. Il mondo della musica ha faticato a fare i conti con la morte di Buddy Holly. Ritchie Valens e Big Bopper. I fan hanno espresso il loro dolore e altri artisti hanno reso omaggio ai defunti. D'altra parte, una volta superato il primo shock, la musica di Buddy iniziò a prendere nuova vita. Maria Elena Holly, giovane vedova di Buddy, si trovò in una situazione inaspettata, ma svolse un ruolo fondamentale nel proteggere la sua memoria. All'indomani della scomparsa di Buddy, Maria Elena ha dovuto affrontare il suo dolore e quello di un aborto spontaneo. Consapevole della necessità di conservare e promuovere il suo lavoro, ha utilizzato il suo punto di vista unico per comunicare i pensieri, le aspirazioni e gli obiettivi professionali di Buddy al resto del mondo. Maria Elena è stata determinante nel preservare l'eredità di Buddy, assicurando che la sua musica fosse utilizzata in modo rispettoso e proteggendo la sua proprietà intellettuale. Nel 2010 ha contribuito alla creazione della Buddy Holly Educational Foundation,
con l'obiettivo di fornire assistenza finanziaria agli aspiranti artisti e di preservare lo spirito pionieristico di Buddy per le generazioni future. Mentre tutto ciò accadeva, l'impatto di Buddy si diffondeva in tutta l'industria musicale. Quando erano ancora agli inizi, i Beatles, che erano grandi fan della musica di Buddy, fecero una cover di alcuni suoi brani. In seguito, Paul McCartney acquistò i diritti di pubblicazione della raccolta di Buddy, assicurando così che la sua musica continuasse a essere onorata. Oltre ai suoi contemporanei, Buddy ha avuto un'influenza su tutto il mondo. L'approccio unico alla composizione e all'esecuzione è stato fonte di ispirazione per le giovani generazioni di artisti. Musicisti importanti come Bob Dylan, ai Rolling Stones, Elton John e Bruce Springsteen hanno riconosciuto in Buddy un'influenza sul loro lavoro. La qualità delle canzoni di Buddy, oltre al suo approccio innovativo alla creazione di musica, è stato il fattore principale che ha contribuito alla longevità della sua musica. Pioniere della musica rock, è stato uno dei primi musicisti a comporre le proprie canzoni, gettando le basi per il movimento dei cantautori. Il suo utilizzo di metodi di registrazione all'avanguardia, come il double tracking delle voci, ebbe un impatto significativo sulla creazione di musica per diversi decenni. Poiché la domanda di dischi di Holly era così alta e Holly registrava a un ritmo così prolifico, la sua etichetta discografica fu in grado di produrre nuovi album e singoli di Holly per i 10 anni successivi. Norman Petty fu responsabile della produzione della maggior parte di queste nuove versioni. Utilizzò master di studio inediti, reprise alternative, nastri di audizione e persino registrazioni amatoriali, alcune delle quali risalgono al 1954 e presentano voci a bassa fedeltà. Giant, il settimo e ultimo album di Buddy Holly, fu pubblicato nel 1969. Dall'album fu estratto un singolo intitolato Love is Strange. Secondo l'Enciclopedia Britannica, Holly è stato responsabile della produzione di alcune delle opere più importanti e distintive del genere musicale rock. Rolling Stone lo ha collocato al 13° posto. Diverse pubblicazioni, tra cui The Telegraph, lo hanno definito un pioniere e un rivoluzionario. È stato un artista poliedrico che ha co-scritto e interpretato canzoni che sono ancora oggi potenti e rilevanti. Nel 2023, la rivista Rolling Stone ha inserito Holly al numero 74 della lista dei 200 più grandi cantanti della storia del mondo. Anche la foto di Buddy è diventata famosa. In passato si pensava che i suoi occhiali dalla montatura spessa fossero uno svantaggio. Tuttavia, oggi sono diventati un segno della sua sincerità. In un'epoca in cui le immagini diventavano sempre più curate, l'aspetto senza pretese di Buddy colpì sia i fan che gli artisti. Con il passare del tempo, per onorare la sua vita e la sua carriera, è stato istituito il Buddy Holly Center a Lubbock, in Texas, la sua città natale, che ha dimostrato di apprezzare la sua eredità. Ancora oggi, la musica di Buddy Holly continua a risuonare tra il pubblico e ogni nuova generazione scopre che le sue canzoni hanno caratteristiche senza tempo. D'altra parte, la sua eredità è stata anche segnata da controversie. Peggy Sue German, che è stata la fonte di ispirazione per una delle canzoni più famose di Buddy, ha pubblicato nel 2007 una biografia che mette in discussione il resoconto ampiamente accettato sulla genesi della canzone. Ne è nato un conflitto legale tra Peggy Sue German e Maria Elena Holly. Ricercatori e biografi hanno indagato su aspetti meno noti della vita e del lavoro di Buddy Holly, mostrando un'immagine sfumata di un giovane uomo che non era solo un musicista di talento, ma anche un abile uomo d'affari. Questo nonostante ci siano state occasionali divergenze di opinione sulla vita e sulla carriera di Buddy Holly. Buddy ha dimostrato di voler mantenere il controllo creativo sul suo lavoro, spingendo i limiti non solo nel campo della musica, ma anche in quello dell'interazione sociale. Alla fine, l'eredità di Buddy Holly è sorprendente per il modo in cui ha continuato a svilupparsi e a progredire nel tempo. Nonostante la sua breve carriera, partecipare alla celebrazione della vita e del lavoro di Buddy ci dà l'opportunità di interagire con un'eredità vivente che continua a influenzare il modo in cui creiamo, eseguiamo e godiamo della musica.